Proprio a marzo del 2015 usciva questa, che era la scheda grafica più potente del momento. Sto parlando ovviamente della Nvidia GTX Titan X Maxwell. E in questo video, esattamente dopo 10 anni dall'uscita di questa scheda, andremo a testarne le prestazioni in diversi giochi e applicativi di produttività. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro pazzo. Oggi siamo con un titano, la GTX Titan X Maxwell, che anche dopo 10 anni dall'uscita, secondo me non perde il suo fascino. Se siete appassionati di computer e componentistica, almeno una volta avrete sentito parlare di questa scheda, perché infatti era la più potente uscita per la generazione Maxwell, cioè sostanzialmente le Nvidia GTX 900, e quindi sì, nel 2015 non potevate desiderare di meglio se eravate appassionati di computer, o meglio, potevate desiderare 2, 3 o 4 di queste schede messe in sleeve, però oggi ci limiteremo ovviamente a vedere una sola di queste schede come si comporta nel 2025, che uno potrebbe pensare 10 anni dopo, cavoli, ma lasciala morire questa scheda, ormai già tanto se funziona, cosa vuoi che sia? No, perché secondo me ragazzi andrebbero testate queste schede soprattutto se ancora un minimo si difendono. Posso capire magari se 10 anni fa testavamo una scheda di 10 anni prima, quindi magari una 7800 GTX, una scheda del 2005 testata nel 2015, sì, magari aveva poco senso perché praticamente nessun gioco la supportava o quasi, però in questo caso abbiamo una scheda che ancora la maggior parte dei titoli li fa girare. Ve lo anticipo, alla fine dei 13 titoli che ho testato solamente uno, cioè Alan Wake 2, ve lo dico subito, praticamente aveva dei flicker a schermo che rendevano il tutto ingiocabile perché avevamo dei flash assurdi, però per tutti gli altri giochi possiamo comunque avere un'esperienza di gioco che, ripeto, andremo ad approfondire nei benchmark. E oltre a questo è una scheda che, ripeto, dopo 10 anni non vi regalano, proprio perché i prezzi di queste schede, pur essendo passati così tanti anni, sono ancora relativamente alti, e questo vi posso assicurare è così più che altro per un fattore collezionistico, perché tutte le schede video top di gamma sia di AMD che di Nvidia, di qualsiasi generazione dalla prima alla ultima, costano ancora tanto, e questa scheda, ripeto, non è esente da questa problematica. Quindi sì, oggi andremo a sviscerare questa scheda e andremo a vedere se vale la pena nel 2025 se la troviamo nel mercato dell'usato. Ovviamente valuteremo anche altre alternative. Prima però di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale, attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da non perdere nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per quanto riguarda l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli, per garanzia e assistenza sempre al top. E infine vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram e sul mio canale di TikTok. E ora riprendiamo con le specifiche tecniche di questa scheda. Uscita il 17 marzo del 2015, questa Titan X si presentava come la proposta di fascia enthusiast da parte di Nvidia, e così fu, perché rilasciata circa 6 mesi dopo rispetto al lancio della serie GeForce GTX 900, quindi le schede basate sull'architettura Maxwell, questa Titan X aveva la GPU più potente singola, quindi rispetto anche alla concorrenza da parte di AMD, che all'epoca non era poco agguerrita, perché avevamo modelli come la R9 295X2 che andavano a impensierire anche questa Titan, ma erano basati su un'architettura un pelo più vecchia ed erano schede video che avevano due chip all'interno, quindi sostanzialmente lavoravano in parallelo con la tecnologia Crossfire, e quindi sì, il primato per GPU singola più potente andava a tutti gli effetti a questa Titan, che al suo interno monta un chip GM200, quello più sbloccato sull'architettura Maxwell, con al suo interno 3072 CUDA core, e il core clock di questa scheda arriva fino a 1100 MHz in boost, in realtà anche a 1200 MHz se abbiamo sostanzialmente spazio di manovra dal punto di vista termico. Abbiamo un bel dissipatore che esteticamente è sicuramente iconico, però dal punto di vista delle temperature ne andremo a parlare meglio fra pochissimo. Per quanto riguarda invece l'aspetto delle memorie, questa era una scheda che per i tempi era sostanzialmente avveniristica, perché avevamo un quantitativo enorme di VRAM, ben 12 GB di memoria di tipo GDDR5 con un bus a 384 bit, quindi per un bandwidth complessivo di 336 GB al secondo, che ripeto per l'epoca non era poco, anzi anche per gli standard di oggi abbiamo schede entry level che hanno meno VRAM di questa, e anche come bandwidth insomma ci sono modelli
modelli di attuale generazione che non arrivano a questa cifra, quindi davvero niente male, però bisognerà vedere nei benchmark se effettivamente questi 12 GB di memoria saranno serviti a qualcosa oppure se era stata solamente una feature sfruttabile da chi utilizzava questa scheda più che altro per lavorare, perché non sarebbe neanche da specificarlo, ma all'epoca 12 GB di VRAM erano veramente un quantitativo assurdo. Anche i 6 GB della GTX 980 Ti che sarebbe uscita da lì a qualche mese erano considerati un bel quantitativo. Poi la maggior parte dei giochi anche in 4K, che all'epoca era una risoluzione che per questa scheda era più che adeguata, non arrivavamo a consumare un quantitativo così elevato di VRAM, e questo quindi la dice lunga di quanto fossero questi 12 GB sulla Titan X, che al giorno d'oggi, ripeto, andremo a vedere fra poco se saranno utili o meno. Per quanto riguarda le altre caratteristiche di questa GPU abbiamo il TDP che è di 250 watt e bene o male ricalca il consumo medio durante un utilizzo a pieno carico di questa scheda. Il tutto però viene dissipato da questo dissipatore che, pur essendo iconico con questa scocca nera, la scritta Titan e la ventola radiale, diciamo non riesce a soddisfare le esigenze di questa scheda, che sostanzialmente con il core a bordo riuscirebbe anche a spingere frequenze ben più elevate, ma sostanzialmente siamo limitati dalla temperatura massima che raggiunge questa scheda di default, quindi senza aver toccato nulla arriviamo a 83-84 gradi, che è sostanzialmente il limite imposto di fabbrica. Io vi dico, per i test di questo video sono andato a maxare temperature limit e power limit, anche perché ho visto le recensioni dell'epoca e gli stessi recensori consigliavano di utilizzare questa scheda con questi settaggi, quindi da MS Afterburner ovviamente ho fatto questa procedura che non ci vuole niente, basta tirare avanti due slider e applicare, e almeno così siamo riusciti a vedere il massimo potenziale senza considerare l'overclock che riusciva a avere una scheda di queste. Ovviamente so che magari lo starete già pensando, questa scheda l'ho aperta, repastata, repaddata completamente perché dopo 10 anni ovviamente andava fatto, ma in ogni caso abbiamo dovuto utilizzare questo escamotage, questi due parametri da modificare, e tra l'altro anche la curva della ventola, perché una l'ho dovuta rendere un pochino più aggressiva perché sì, di default la scheda è abbastanza silenziosa, però ripeto raggiunge facilmente temperature molto alte. Bene, abbiamo passato in rassegna le specifiche tecniche di questa Titan X. Ora direi di vedere la piattaforma di test, che in questo caso è composta dalla Test Bench, sostanzialmente un Ryzen 7 7700, architettura Zen 4, 8 core e 16 thread, accompagnato da una scheda madre Asus ROG Strix X670E e Gaming Wi-Fi con 32 GB di RAM DDR5 a 6000 MHz ECL 30. Come alimentatore invece abbiamo un Thermaltake Tough Power da 1050 W 80 Plus Platinum, e come dissipatore per la CPU abbiamo l'Endorphy Navis F240 ARGB. Come SSD abbiamo invece il Crucial T500 da 2 TB. Il sistema operativo che andremo ad utilizzare è Windows 10 Pro, e come driver abbiamo gli ultimi disponibili per questa Titan X, che effettivamente sono anche gli ultimi rilasciati da Nvidia, quindi al momento attuale questa GPU è ancora supportata dai driver. Quindi detto questo direi ora di passare ai benchmark. Ho deciso di comparare le prestazioni della Titan X solamente così come riferimento con quelle della 2070 Super, che a prima vista non sembra azzeccarci molto, ma il fatto è che condividono più o meno lo stesso prezzo nel mercato dell'usato. Poi lo andremo a vedere meglio nella parte di considerazione finale, e partiamo quindi con Cinebench 2024. In questo caso la Titan X, considerando che ha 10 anni, si difende anche abbastanza bene, mentre su Blender si vede proprio la mancanza di core dedicati al ray tracing. Qui veramente la differenza è abissale tra le due schede. E invece su Octane Bench, anche qui bene o male come su Blender, forse un po' meno il divario, ma comunque la 2070 Super va 2 volte e mezza di più rispetto a questa vecchia Titan. Su SpecView Perf questo è un benchmark che non va magari a sfruttare troppo il ray tracing, e vediamo comunque dei miglioramenti sulla 2070 Super, ma non così drastici come negli scorsi benchmark che abbiamo visto. Su Geekbench 6 comunque la Titan X si difende con circa 50.000 punti sul Vulkan Score, la 2070 Super vediamo va il doppio, ma è un comportamento che vedremo in diversi benchmark e anche nei giochi. Su V-Ray con la Titan X arriviamo a 491 VPATS, e su Stable Diffusion, che comunque questa scheda riesce a fare pur non avendo dei tensor core dedicati, siamo a 1,9 iterazioni al secondo, e considerando che abbiamo anche 12 GB di VRAM direi che non è proprio malissimo. Con control in Full HD e settaggi di Digital Foundry abbiamo con la Titan X un'esperienza più che giocabile a 67
fps di media, mentre vabbè, la 2070 Super arriva a 136 fps di media. In 1440p Digital Foundry Settings con la Titan X ci fermiamo a 44 fps e vabbè, con la 2070 Super siamo a più di 80. In 4K ho deciso di testare anche questa risoluzione, visto che questa Titan una volta era indicata anche per il 4K, siamo a 22 fps, quindi non propriamente giocabile almeno con questi settaggi. Su Death Stranding in Full HD settaggi maxati siamo a 74 fps per la Titan X, quindi anche in questo titolo è più che giocabile. La 2070 Super ovviamente, ma vedremo insomma questo pattern, va praticamente il doppio. In 1440p settaggi maxati con la Titan X arriviamo a quasi i 60 fps, quindi direi niente male considerato anche la risoluzione abbastanza alta. In 4K siamo invece sulla soglia dei 30 fps, quindi anche qui se vogliamo goderci questo titolo a 30 fps stabili, bene o male riusciamo a farlo anche con questa vecchia Titan. Su Fortnite capitolo 6 stagione 2 Full HD e settaggi medi siamo quasi sui 100 fps con la Titan X, che non è male, però ecco, se vogliamo avere un'esperienza ad alto refresh rate dovremo impostare la modalità prestazioni, quindi con settaggi molto bassi. In 1440p siamo sui 68 fps e neanche a dirlo, ecco, la 2070 Super è nettamente avanti. In 4K stessi settaggi siamo sui 40 fps, quindi per questo titolo insomma non sono propriamente indicati per avere un'esperienza competitiva, però vabbè, avevo deciso anche qui di portarvi questo genere di risultati. Su God of War Full HD e settaggi alti siamo sui 51 fps per la Titan X, e però se andiamo poi ad abilitare tecnologie come l'FSR2 che questa scheda supporta arriviamo ai 60 fps circa di media, sempre con settaggi alti, il che non è male e possiamo goderci questo titolo che anche graficamente è molto pesante. In 1440p e settaggi alti siamo sui 40 fps, quindi anche qui se poi andiamo ad abilitare qualche upscaler potremo recuperare un pochino di prestazioni. Ripeto, stessa cosa, la 2070 Super è nettamente avanti, però passiamo a Cyberpunk 2077 Full HD e settaggi di hardware unboxed. Qui si sente il peso della vecchia architettura, 42 fps contro 91 della 2070 Super. In 1440p siamo sui 30 fps scarsi, senza upscaling, il che però vuol dire insomma tanto comunque per questa scheda, mentre se passiamo al 1440p con FSR Quality, stessi settaggi, arriviamo quasi a 50 fps, quindi direi che comunque non è male per una scheda che ha 10 anni sulle spalle su questo gioco comunque che rimane molto pesante. Su Resident Evil 4 Remake in Full HD e priorità alla grafica come settaggio, con la Titan X siamo poco sopra i 60 fps, il che non è male, e anzi volendo potremo anche aumentare un po' le texture per arrivare insomma a sfruttare questi benedetti 12 GB. In 1440p purtroppo scendiamo a 43 fps di media, comunque il gioco è giocabile però sicuramente non è fluido come a 60. Su The Finals purtroppo la Titan X rimane sotto i 60 fps anche in Full HD con settaggi medi, mentre la 2070 Super, probabilmente avvantaggiata dall'architettura, arriva praticamente a 135 fps. In 1440p settaggi medi siamo sui 40 fps, non serve che ve lo dica, per questo gioco insomma non sono propriamente sufficienti per avere un'esperienza competitiva. Su Black Myth Wukong 1080p TSR Quality e Digital Foundry Settings siamo sui 41 frame al secondo per la Titan X, che non è male alla fine per questo gioco, e in 1080p nativo siamo sui 29, quindi se vogliamo avere un'esperienza a 30 fps fissi diciamo potrebbe valere la pena questa scheda, ma ovviamente schede come la 2070 Super vanno nettamente meglio. Su Age of Mythology Retold Full HD settaggi maxati siamo sui 52 fps, qui volendo se abbassiamo un pelo i dettagli arriviamo a 60 senza tanti problemi. In 1440p scendiamo a praticamente 35 fps di media e la 2070 Super mantiene invece un netto vantaggio rispetto a questa vecchia Titan. Su Final Fantasy XVI 1080p settaggi maxati siamo su una soglia praticamente ingiocabile, 25 fps contro i 47 della 2070 Super. Se abilitiamo però l'FSR 3 Quality, sempre con i settaggi al massimo, siamo sui 33 fps. Abbassando un pelo i settaggi ovviamente possiamo tirare un po' di più su il frame rate di queste schede. Ecco, Monster Hunter Wilds Full HD FSR Quality settaggi normali abbiamo un'esperienza totalmente ingiocabile, poi anzi questo è il benchmark, quindi 18 fps di media, considerano anche le cutscene che sono ancora più leggere, mentre invece in 1080p FSR ultra prestazioni, settaggi al minimo, comunque non arriviamo ai 30 fps, quindi insomma questo gioco non vi consiglio di giocarlo con questa scheda perché è proprio poco ottimizzato. Su Horizon Forbidden West Full HD settaggi medi torniamo invece a un gioco che graficamente è molto intenso, però abbiamo insomma
insomma comunque 38 fps di media per la Titan X, e con l'FSR Quality saliamo a 47 fps di media, il che non è niente male considerando, ecco, la qualità grafica che ha questo titolo. Ma ora direi, piccolo bonus, un titolo degli anni di questa scheda, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, che anche quest'anno fa 10 anni pure lui, 4K, settaggi praticamente tutti maxati, siamo a 60 fps essendoci il blocco del frame rate a questa soglia, quindi davvero un'esperienza super super godibile. Quindi vi lascio con queste ultime clip e poi passiamo alle considerazioni finali su questa GTX Titan X Maxwell. Ed eccoci qui ragazzi, dopo aver visto i benchmark di questa Titan X Maxwell. Che dire, se consideriamo che questa scheda ha 10 anni sulle spalle, come vi ho già detto dalla intro, è già tanto che ancora sia supportata dagli ultimi driver e che la maggior parte dei titoli che abbiamo testato riescano a girare. Ovviamente ci sono le varie occasioni, quindi titoli che ovviamente necessitano di ray tracing a livello driver o che sfruttano il DirectX 12 Ultimate. Con questa scheda purtroppo non riusciamo a farli girare, ma ci sta, dopo 10 anni dall'uscita, è cosa buona e giusta che a una certa le schede vengano anche abbandonate in favore di modelli successivi. Però se consideriamo l'industria attuale delle GPU e quindi sostanzialmente che non c'è più un salto generazionale assurdo tra una generazione e l'altra, è anche normale che questa scheda video non sia più così lontana rispetto a schede video di fascia media bassa attuali, nel senso sì, il divario c'è assolutamente, però ripeto, facendo sempre il paragone tra una scheda video del 2015 e una del 2005 c'era un abisso in termini di performance e anche compatibilità. In questo caso la compatibilità c'è quasi in tutti i giochi, però sì, anche le prestazioni ci sono. Più che altro la differenza la fanno alcuni titoli che sono un po' più ottimizzati e altri titoli che magari sfruttano alcune tecnologie o comunque diversi motori grafici che non sono più tanto ottimizzati per questa scheda, o letteralmente anche i driver che a una certa forse si stufano pure di ottimizzarli, giustamente per una scheda di un'architettura che ha così tanti anni sulle spalle. Ma quindi mi verrebbe da dire, la pietra dello scandalo qual è? È il fatto che questa scheda sì, aveva un prezzo di lancio di $1000, che non erano sicuramente pochi, anche considerando la fascia che andava a occupare questa scheda e anche considerando il fatto che di lì a poco sarebbe uscita la GTX 980 Ti, che praticamente andava uguale a questa e anzi probabilmente con i vari modelli custom anche meglio, e costava $400 di meno. E per questo motivo abbiamo una scheda che ha mantenuto sempre questo alone di misticità sostanzialmente, che dati più che altro sì dai 12 GB di VRAM, dalla nomenclatura Titan, da quello che volete, però non la rendono di fatto una scheda effettivamente competitiva. Ma quindi se vogliamo considerare delle alternative a questa Titan X Maxwell, quali dovremmo prendere in considerazione nel mercato dell'usato in questo 2025? Beh, questa è una scheda, abbiamo visto, che sta praticamente poco sotto la 980 Ti, alla fine dipende dal modello di scheda che avete, quindi anche quest'ultima potrei consigliarvela, però veramente se la paghiamo una cifra quasi ridicola, mi verrebbe da dire 60-70 euro, già 80 forse qualche modello veramente figo, però siamo molto vicini a budget dove possiamo acquistare schede decisamente più prestanti. Abbiamo visto sempre l'anno scorso la GTX 1070 Ti, che tra l'altro veramente con un minimo di overclock sulle memorie riusciamo a portare a livelli praticamente di GTX 1080, quindi davvero quella è una scheda che anche rispetto a questa Titan X va decisamente molto molto meglio. Abbiamo 8 GB di VRAM e non 12, per carità, però sono più che sufficienti per giocare gli ultimi titoli in Full HD, comunque per il livello di prestazioni che hanno queste schede. E se vogliamo alzare l'asticella, proprio perché uno dice c'ho 150 euro, 200 euro di budget, al posto che prendere questa scheda Titan X, cosa prendo? Beh, a questo budget abbiamo visto negli ultimi video diverse schede testate che costano quanto questa scheda, ma vanno decisamente molto molto meglio. La stessa RTX 2070 Super, sempre con 8 GB di VRAM, abbiamo visto come si comporta in diversi applicativi e benchmark, e davvero riusciamo a goderci tutti gli ultimi giochi con un'ottima qualità e un ottimo frame rate. Volendo ovviamente anche la RTX 3060 la troviamo spesso sotto i 200 euro, e anzi quella è una scheda che ha finalmente lo stesso quantitativo di VRAM di questa Titan X, quindi per questo motivo ecco una scheda che per il suo prezzo a cui la trovate online, questa Titan X Maxwell, non ha assolutamente senso se non per fini collezionali
collezionistici, poi lì sta a voi, non siamo nessuno per giudicare, però considerando il rapporto qualità-prezzo, ecco, questa Titan X ve la consiglio proprio se la trovate intorno ai 70-80 euro, non di più sostanzialmente, cosa, ripeto, molto difficile che accada, però non si sa mai. E per adesso, insomma, questo è quanto. Io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e con un commento su cosa ne pensate di questa Titan X. Se vorreste vedere altre schede video di fascia enthusiast del passato, altre Titan, vedrò di accontentarvi, insomma, se riesco a trovarle online. Ovviamente si tratta sempre di fortuna, tanta fortuna. E oltre a questo, come sempre, io vi consiglio due video che se non avete visto vi invito a guardare. Il primo è quello che riguarda la RTX 2070 Super, scheda che, se vogliamo spendere lo stesso quantitativo di questa Titan X, vi ho già detto che potrebbe essere una scelta un pochino più oculata, mentre il secondo video che vi consiglio riguarda un'altra GPU Titan che abbiamo testato ormai diverso tempo fa e che vedete qua sopra alle mie spalle. Sto parlando della Titan Z, l'ultima dual GPU di Nvidia. Beh, arrivati a questo punto io non posso far altro che ringraziarvi di aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!